Siamo in Spagna, nel XX secolo, più precisamente a Malaga, e quello di cui vi sto per parlare è un artista incredibile, un artista che ha cambiato le regole del gioco, le regole della storia dell'arte del suo periodo. Lui è Pablo Picasso e quello che andremo a scoprire è qualcosa di veramente particolare. Ambizioso, determinato a divenire uno degli artisti più famosi e più importanti del suo periodo. C'è riuscito, scopriamo qualcosa in più su di lui. Io non cerco, trovo. Con questa frase Pablo Picasso si è imposto nella scena dei collezionisti, dei mercanti d'arte e ancora dei ricchi borghesi del suo periodo, ma soprattutto sugli altri artisti, sui quali ha imposto una nuova arte, ha imposto la sua arte. Instancabile e geniale creatore, si circonda di personaggi ai limiti della società e soprattutto fuori dagli schemi accademici, in quanto all'inizio del Novecento ancora si teorizzava l'arte del bello e del nobile. Si narra che Picasso fin da bambino dipingesse con un adulto, anche grazie al supporto del padre, professore all'Accademia di Barcellona. Ma queste caratteristiche gli stavano davvero strette e fin da giovane, appena ventenne e appena trasferito a Parigi nel 1904, già ricercava nuove ispirazioni, nuovi punti di vista e lo faceva nei bar, nei bordelli, in quella Parigi nascosta, in cui ritraeva quella brutale bellezza delle prostitute di quel mondo proibito, in cui spesso scambiava le sue opere per alcol, oppio e chissà cosa. Artista il cui intuito, il cui genio non gli bastò a fargli capire quanto grande fosse il suo ego, il suo egoismo e il suo opportunismo, soprattutto con chi gli stava intorno e soprattutto con chi gli voleva bene. Si dice alle mogli e alle amanti che non si incontrino mai. Picasso era tutt'altro, aveva tante amanti, tante donne e da loro pretendeva un amore incondizionato, un amore folle, ma che davano soltanto loro. Muse ispiratrici che l'hanno accompagnato per lungo periodo, spesso anche contemporaneamente. Vediamone alcune. Olga, Marie-Thérèse o ancora Dora Maar, che è stata l'unica che l'ha fotografata a lavoro e devo dire anche una delle più belle insieme a François. E poi ancora Jacqueline. Queste furono le donne che accompagnarono Picasso nella sua vita e nella sua arte. Le amicizie di Picasso, al pari delle donne, sono sempre tormentate, tra cui una su tutte, Gertrude Stein, ricca americana, col pallino dell'arte, una delle poche che non rimane incantata dal fascino di Picasso, ma più dal suo talento e dalla sua capacità artistica. Impiegò oltre 90 sedute per poter fare un suo ritratto, una prima commissione che poteva decretare il suo successo, il suo inserimento tra i collezionisti che contavano in quel periodo. Non nacque un amore, ma bensì una grandissima amicizia, e quell'opera che anticipò quello che poi verrà chiamato cubismo. Ma tu lo sapevi che Picasso è stato incolpato di aver rubato la Gioconda? Uno degli artisti più famosi di quel periodo, in quel momento in piena ascesa e ribalta, venne indagato e poi scagionato per il furto della Monna Lisa di Leonardo. Ma vediamo un po' le sue opere, vediamo un po' quello che veramente ha fatto. In oltre 70 anni di carriera, le opere di Picasso rappresentano la voglia e la forza di spingersi sempre oltre, dove anche il brutto è stato valutato, interpretato e sopraelevato a un livello di bellezza e di superiorità mai visto prima in quel periodo. La ricerca artistica di Pablo Picasso è suddivisa in diversi periodi del primi del Novecento. Vediamo un po' quali sono. Possiamo citare il periodo blu, quello rosa e quello cubista per esempio. Il cosiddetto periodo blu è quello che ha vissuto tra Parigi e Barcellona, dal 1901 al 1904, e rappresenta il momento di grande ribellione, il momento in cui tutta l'arte gli stava stretta, tanto da definire gli artisti spagnoli patria di pittori locali che dipingono quadri idioti. Rientra a Barcellona col suo migliore amico che poi perderà a breve a causa di un suicidio, evento che lo condizionerà nella sua produzione artistica da lì a breve tempo. Quadri cupi, da toni freddi e spenti, ma cariche di una forza espressiva, diretta e incisiva. Il periodo blu lascia posto a quello rosa, alla fase precubista. Nuovi ambiziosi temi appaiono nella pittura. Quello che era scuro diventa chiaro, diventa colorato. Nuovi protagonisti trovano spazio in grandi tele, grandi dimensioni, soggetti circensi, colorati e ricchi di vita. A suo modo. E da lì la sua voglia di vedere oltre, di provare a capire se esistevano altri punti di vista, altre dimensioni con cui raccontare la sua arte. E fu qui che iniziò il cubismo. Se dobbiamo pensare a un punto di svolta per il cubismo e per Picasso, fu sicuramente la retrospettiva di Cézanne nel 1907 a Parigi. Da lì nacque quello che poi divenne un altro punto di vista dell'arte. Ancora oggi il cubismo è di difficile comprensione, anche perché la scuola non ci ha dato una mano.
Tuttavia, è la capacità e il desiderio da parte degli artisti di quel periodo di vedere un'arte diversa, una terza dimensione, quindi una scomposizione in figure geometriche della forma naturale, l'impegno a vedere oltre quello che il nostro occhio, il nostro sguardo è in grado di percepire e di riportarlo su una formula piana, su un livello, cercando quindi di raccontare diversi punti di vista. Ma vediamo l'opera che in qualche modo ha sancito l'inizio del cubismo e l'ha realizzata soltanto a 26 anni. L'opera con cui rompe ogni tipo di schema pittorico, Le Demoiselles d'Avignon. Influenzato dalle bagnanti di Cézanne, ne ribalta completamente la composizione. Ma tu lo sapevi che il titolo originale era Il Bordel d'Avignon? Un titolo che fece storcere il naso a tutti quanti, prostitute rappresentate per giunta in forme strane, particolari, tanto che il suo mercante dovette cambiarle il titolo per avere un qualcosa di socialmente più accettabile. Ma la storia è crudele e anche quello che per lui era un percorso idilliaco viene bloccato da Hitler e dai nazisti. Viene riconosciuto quale artista degenerato. Decide quindi di lasciare Parigi e di tornare in Spagna, ma anche lì la situazione non è delle migliori, dove trova un clima politico oppresso a causa del regime dittatoriale di ispirazione fascista nato per volere di Francisco Franco. Nel 1936 decide quindi di andare via anche dalla Spagna e fa quindi il ritorno nella sua Parigi, ma lì ricevette una richiesta che le comportò una grande crisi, una grande indecisione, che era quella di creare un'opera per l'esposizione universale. Quell'opera doveva divenire un manifesto delle brutture della guerra. Decide quindi di dar vita all'opera forse più importante della sua carriera artistica, la Guernica. Picasso fu colpito talmente tanto dalla tematica, nonostante non avesse partecipato alla guerra, riuscì a rappresentare un qualcosa veramente di diverso. Tanto che quando un ufficiale tedesco gli chiese «Ha fatto lei questo?», la sua risposta fu semplice ma molto diretta: «No, l'avete fatto voi». Da lì in poi, per oltre 40 anni, Picasso è stato protagonista della storia dell'arte, del mercato e del mondo. Vediamo che cosa ci racconta il mercato. Il primo che investì su Picasso fu Vollard, un mercante d'arte che produsse la sua prima mostra personale, che tra il 1906 e il 1907, per 2000 franchi, acquisì l'intera produzione del periodo blu di Picasso. Tra queste opere ci fu il Pasto frugale, che decenni più tardi scatenerà una lotta feroce durante un'asta da Christie's, per cui alla fine venne venduta per oltre 2 milioni di sterline. Come abbiamo detto prima, Picasso si è divertito e dopo la sua morte ha lasciato un patrimonio di oltre 45.000 opere. Un patrimonio che oggi è diatriba di divisioni tra amanti, mogli e figli. E se nella sua vita, nei periodi di magra, era costretto a pagare i suoi vizi e il suo sostentamento con le opere, la storia, anche dopo la sua morte, si ripete. Anche gli eredi furono costretti a pagare, in questo caso con le opere ereditate, le tasse allo Stato francese. Da qui è nato il Musée Picasso di Parigi. Ma non sempre fu così. Le donne di Algeri vennero vendute per 185 milioni di dollari da Christie's nel 2015. Picasso riuscì a stravolgere anche il mercato dell'arte, anche quando gli altri artisti non riuscirebbero mai, quando una sua opera viene rovinata. Questo è il caso di Steve Wynn. Imprenditore e magnate dei casinò di Las Vegas, si ritrovò una sua opera poco prima della vendita rovinata da una gomitata. Un'opera che doveva essere venduta per 139 milioni di dollari. L'opera, dopo il suo restauro, venne venduta per la cifra record di 155 milioni. Un miracolo anche questo di Picasso. Nel 1973 Picasso, alla veneranda età di 91 anni, muore. Le ultime parole furono: «Bevete alla mia salute». E così sarà fatto. A te, Picasso.